Benvenuti o ben trovati sulle orme degli animali. Questo nuovo video è in collaborazione con il canale Guida Scientifica per Autostoppisti. Insieme vi faremo conoscere i corvidi sotto aspetti diversi, ma che si integrano e completano a vicenda. Infatti qui di seguito andremo a conoscere le specie che sono presenti in Italia, mentre guardando il loro video scopriremo insieme 10 incredibili curiosità su questi intelligentissimi animali, assolutamente da non perdere. E per accedervi in maniera veloce vi lascio qui sotto in descrizione il link del loro interessante canale e del video in questione. I corvidi sono una famiglia di uccelli composta da ben 25 generi e 130 specie, ma di questi solo una piccolissima porzione è presente nel nostro paese. Tendenzialmente tendiamo a chiamarli tutti corvi, ma in realtà il corvo propriamente detto, ovvero il corvo comune, è Corvus frugilegus, che significa corvo raccoglitore di frutta, anche se in realtà mangia di tutto. Il suo aspetto è robusto e slanciato ed è lungo 46 cm. Ha il becco lungo e appuntito e la coda a forma di cuneo molto arrotondata, mentre la sua apertura alare va dagli 81 ai 99 cm. Con il suo piumaggio nero somiglia al corvo imperiale e alla cornacchia nera, ma si differenzia per il suo viso nudo e scaglioso, privo di piume, e anche per la testa più piccola, il becco più sottile e il piumaggio meno fitto, anche se queste caratteristiche non sono ancora evidenti negli esemplari più giovani. Questi lasciano il nido appena diventano autosufficienti e si uniscono a colonie formate da altri giovani, dove conosceranno la loro metà, e già dal secondo anno sono in grado di riprodursi, ma avranno assunto le sembianze degli anziani verso gli 8 anni. I corvi sono molto socievoli, infatti in gruppo vanno alla ricerca di cibo fin dalle prime ore del mattino, affidandosi prevalentemente alla vista e ingoiando qualsiasi cosa che gli capiti sotto bocca. Invece di notte riposano condividendo gli stessi alberi e familiarizzano pure con gazze, taccole e storni, ma un po' meno con le cornacchie che sono più grosse di loro. Spesso si salutano in volo creando delle parate aeree, mentre per rafforzare il loro legame le coppie si ricoprono di attenzioni reciproche. Il nido molto compatto iniziano a costruirlo ai primi di marzo con rami secchi alternati ad altri materiali, mentre la covata la fanno tra la fine dello stesso mese e i primi di aprile, deponendo da 3 a 6 uova. Questi nidi vengono collocati nelle biforcature degli alberi e sono spesso vicini a quelli degli altri, infatti sullo stesso albero possono starci fino a 15-20 coppie. Il corvo comune si trova in buona parte dell'Eurasia e nelle aree in cui non è residente fisso compie migrazioni lunghe anche 1000 o 3000 km, volando pure in condizioni climatiche sfavorevoli. E in Italia è per l'appunto un visitatore stagionale che passa l'inverno nella pianura padana, visto che il suo habitat ideale è composto proprio da vaste aree pianeggianti alternate a zone alberate con la vicinanza a fonti d'acqua. Il corvo imperiale è invece il più grande corvo che sia presente in Europa e si trova anche in Asia e America del Nord. E anche se nei luoghi in cui è presente è molto abbondante, è difficile da osservare poiché è molto prudente e diffida dell'uomo. Anche la sua dieta è varia, ma spicca la sua capacità di sostituirsi agli avvoltoi. Infatti, con il suo forte e robusto becco, avente la parte superiore leggermente incurvata, è in grado di spezzare e ingoiare persino le carcasse, e grazie a questa sua attitudine il cibo non gli manca mai, ed è infatti un uccello stazionario. È lungo dai 56 ai 69 cm e la sua apertura alare è poderosa, poiché sfiora il 1,30 m. Quando vola salta agli occhi la sua coda squadrata che si chiude a cuneo e il suo piumaggio è molto folto, tutto nero con riflessi blu acciaio. Invece sotto la gola ha delle piume lanceolate ed erettili, attraverso le quali comunica il suo stato d'animo. Quando cammina dondola un po' come i piccioni, mentre in volo è più agile rispetto agli altri corvidi ed essendo molto prudente, prima di scendere a terra perlustra attentamente l'aria compiendo grandi cerchi nel cielo. Il suo istinto riproduttivo si sveglia già a febbraio. Le coppie nidificano su pareti rocciose non praticabili e riutilizzano lo stesso nido per più anni di seguito se lo ritengono ancora sicuro, e ogni anno lo rimpolpano con nuovo materiale fino a farlo diventare molto voluminoso.
Le uova, sorprendentemente piccole in proporzione all'adulto, hanno il guscio verde chiaro, con numerose macchie di colore bruno e grigio, e vengono deposte ad intervalli di 24-48 ore, come accade anche negli altri corvidi. E per tutto il periodo in cui sono presenti piccoli, le loro già alte misure di sicurezza aumentano considerevolmente. I giovani di corvo imperiale sono molto curiosi e giocherelloni e la loro aspettativa di vita è di 15 anni, ma in cattività riescono a superare persino i 40. In Italia la presenza del corvo imperiale è concentrata in alcune aree rocciose delle Alpi, della Sardegna, del Gargano e dell'Appennino meridionale. La gazza porta un po' di colore nella famiglia dei corvidi, e non solo per l'aspetto, ma anche per la sua indole vivace. Scientificamente nota come pica pica, è lunga 46 cm o poco più, ma di questi 26 sono occupati dalla coda, che è quindi più lunga del corpo, mentre la sua apertura alare è di 52-62 cm. Nelle parti in cui il piumaggio è nero compaiono splendidi riflessi blu, verdi, porporini e bronzei. Invece sulle spalle, sui fianchi e sul ventre il suo piumaggio è di colore bianco. Predilige vivere nelle aree di campagna dove trae beneficio dalla presenza dell'uomo e nidifica su alberi alti e solitari. Il suo nido è un vero fortino, poiché è composto da una piattaforma di rami spinosi e provvisto di un tetto di rami intrecciati dotato di 2 uscite, e fa una covata a marzo con massimo 7-8 uova di colore celestino adornate da lievi macchiettature. Mentre tra i predatori che teme di più per i suoi piccoli figura la martora, di cui parleremo in seguito. Le gazze vivono in piccoli gruppetti familiari che comprendono anche i giovani della covata precedente e si impegnano a tenere alla larga eventuali intrusi dal loro territorio. Le coppie di solito durano parecchi anni, ma può capitare che la femmina lasci il compagno per un maschio più forte, e uno dei parametri che sceglie per selezionarlo è lo stato della coda, poiché le piume che la compongono sono le più fragili. Quindi se queste sono integre e lucenti significa che il loro possessore è molto forte e si nutre molto bene, quindi è anche scaltro. Dopo 10 giorni dalla schiusa delle uova, i piccoli iniziano ad aprire gli occhi e ad avere un leggero piumaggio, mentre dopo 27 giorni sono pronti per l'involo e la loro aspettativa di vita è generalmente di soli 4-5 anni, anche se alcuni esemplari riescono a raggiungere i 20. La gazza è un uccello stazionario che non si allontana più di 30 km dal luogo in cui nasce e si trova in Asia e tutta Europa, fatta eccezione per Islanda, Sardegna e Corsica. Invece le cornacchie sono lunghe tra i 47 e i 53 cm, con un'apertura alare che va da 84 cm a 1 metro, e si contraddistinguono per la forma squadrata della loro coda. La cornacchia comune, Corvus corone, è tutta nera, mentre la cornacchia grigia, Corvus cornix, è caratterizzata da ventre e dorso di colore grigio. Si avvicinano sempre di più all'uomo, infatti avendo ormai imparato a valutarne gli atteggiamenti, lo temono poco. Spesso cornacchie grigie e cornacchie nere vivono insieme all'interno di grandi stormi e, come gli altri corvidi, sanno essere molto chiassose. Sono anche loro onnivore, ma hanno una spiccata tendenza alla saprofagia, cioè ad alimentarsi di materiale organico in avanzato stato di decomposizione. E tra il cibo che amano conservare non c'è soltanto la frutta a guscio, ma anche la carne, e non disdegnano in seguito le eventuali larve che ci saranno formate, e usano nasconderlo sotto le piante, le tegole oppure le grondaie. Le coppie rimangono insieme per anni e tra febbraio e marzo si dimostrano più affettuose del solito. Il nido a forma di coppa è simile a quello del corvo imperiale, ma seppur grande è meno imponente, mentre le uova sono lisce, azzurrine e fittamente maculate di bruno. I piccoli vengono allevati con molta dedizione e difesi con coraggio. Tra l'altro, per nutrirli nel migliore dei modi, i genitori vanno alla ricerca anche di uova, oppure a caccia di nidiacei o dei pulcini presenti nei pollai, poiché sono molto proteici. Ed è inoltre comune che i giovani, oramai autosufficienti, continuino a chiedere insistentemente l'imbeccata agli adulti dello stormo.
La cornacchia nera in Italia si è ampiamente adattata a tutte le aree collinari e montane dell'arco alpino, ad eccezione delle foreste troppo chiuse, mentre la cornacchia grigia frequenta una varietà di ambienti maggiore, essendo presente persino lungo le costiere, dove reperisce molluschi, crostacei ed echinodermi, e in Italia è ampiamente diffusa, risultando la specie più facile da avvistare nelle aree urbane, dove nidifica anche sugli alti edifici o sulle antenne. Al contrario, le taccole e i gracchi sono uccelli che nidificano esclusivamente in caverne e cavità e con la loro tanto ordinata vita sociale ci inducono a pensare che agiscano quasi come noi. La taccola è lunga tra i 34 e i 39 cm, ha un piumaggio nerissimo sulla parte superiore, sulla fronte e sul vertice e grigio sulle restanti parti. Di lei si notano anche il suo collo taurino e la coda squadrata, oltre che il becco molto corto e piccolo rispetto alla sua taglia, e in più gli appariscenti occhi frontali di colore argenteo, caratteristiche che permettono di distinguerla facilmente dalla cornacchia. L'apertura delle ali è di 67-74 cm e queste sono più arrotondate ed ampie rispetto a quelle degli altri corvidi, mentre il sottoala è di colore grigio uniforme. Le coppie vivono all'interno di grandi stormi che possono diventare ancora più grandi nei mesi invernali e anche durante il volo stanno in gruppi molto compatti. Visto che trascorrono molto tempo a terra, riescono a camminare velocemente e anche in volo non se la cavano male, riuscendo a virare pure spazi ristretti e a percorrere 11 metri in un secondo. La gerarchia si manifesta principalmente nell'accesso al cibo. Al vertice ci stanno le coppie e la scalata avviene mediante atteggiamenti e dimostrazioni di ingegnosità. Anche loro mangiano un po' di tutto, ma rispetto agli altri corvidi hanno una dieta più ricca di vegetali e per trovare il cibo sono favoriti dalla posizione dei loro occhi, che gli permette di vedere meglio quello che sta di fronte a loro e capita anche di vederli in gruppo agli animali di grossa taglia alla ricerca dei loro parassiti. Le coppie si formano a partire dal secondo anno e se non si separano durante i primi 6 mesi rimangono insieme per tutta la vita. E il corteggiamento, che avviene la primavera successiva alla loro nascita, è una vera e propria proposta di matrimonio, poiché la giovane coppia non sarà in grado di riprodursi prima dell'anno successivo e la loro prima preoccupazione sarà quella di trovare un sito idoneo alla nidificazione all'interno della colonia e se lo dovranno conquistare. I due camminano sempre insieme, come se avessero tante cose da raccontarsi, si difendono a spada tratta e per tutta la vita si tratteranno con estrema affettuosità. I loro nidi sono a forma di conca e le uova sono di dimensione media, lucide e di colore azzurrino, con macchiettature sparse di colore bruno. I nascituri si involano dopo 28-35 giorni, ma rimangono sotto le cure dei genitori per ancora un mese, mentre dopo tale periodo si distaccano e si uniscono agli altri coetanei all'interno dello stesso stormo dei genitori e da quel momento inizierà la loro scalata gerarchica. Sulle alte vette, sempre appartenenti alla stessa famiglia, troviamo invece il gracchio alpino, che vola senza difficoltà tra i venti di alta quota e sull'Everest si spinge fino agli 8000 metri. Esso è lungo 38 cm, ha la testa piccola e il becco sottile e ricurvo, di colore giallo, mentre le zampe sono rosso-arancio ed ha un'apertura alare che va dai 78 agli 85 cm. Si tratta di un uccello stazionario che vive in gruppi e che possiamo definire un pendolare, poiché per raggiungere il cibo dal luogo dove dorme può percorrere ogni giorno fino a 20 km e 1600 metri di dislivello, per poi far ritorno verso casa lontano dai pericoli nel tardo pomeriggio. Nella sua dieta la componente carnivora insettivora prevale in estate, quando resta generalmente in quota, mentre con l'arrivo delle prime nevicate inizia a scendere verso valle, dove mangia soprattutto frutti e bacche e approfitta ben volentieri delle cibarie lasciate dai turisti. Le coppie, che rimangono sempre insieme, tendono a nidificare sempre negli stessi luoghi e fanno una covata tra maggio e giugno di 3-5 uova, dal colore bianco-grigiastro con screziature brune, che sono predisposte per dei climi molto rigidi, grazie al fatto di essere meno porose rispetto alle altre e avere quindi meno scambi con l'esterno.
Il suo areale va dalla Spagna alla Cina centrale. In Europa vive al di sopra della linea degli alberi, fino al confine con le nevi perenni, tra i 1260 e i 2880 metri di quota, e in Italia la troviamo sulle Alpi e sugli Appennini. Anche il grecchio corallino è un uccello stazionario, che vive però sugli alti rilievi dell'Italia meridionale e della Sardegna, dove manca il grecchio alpino. Anche sulle Alpi è presente, ma è meno frequente, e inoltre abita pure le pareti rocciose che sono a picco sul mare. È lungo 40 cm, con la coda squadrata e le ali lunghe. Infatti l'apertura è ampia dai 73 ai 90 cm. Le sue zampe sono forti, ma non molto slanciate, mentre il becco lo è parecchio ed è di colore rosso. Anche lui percorre molti chilometri per andare alla ricerca di cibo e in estate mangia soprattutto insetti che trova anche sotto al terreno grazie al suo lungo becco, mentre in inverno va alla ricerca di bulbi e granaglie. Se c'è del materiale tenero come tufo o arenaria, si scava lui stesso la sua caverna e nidifica in solitaria o vicino a poche altre coppie. Anche in questo caso la madre rimane attaccata ai piccoli durante i loro primi giorni di vita per evitare che muoiano di freddo e il maschio nel frattempo continua ad alimentarla. I giovani rimangono con i genitori fino al raggiungimento della maturità sessuale, che arriva al terzo anno, e nel totale la loro aspettativa di vita è di 7 anni, ma degli esemplari in cattività hanno raggiunto i 17. E sempre tra i corvidi troviamo le ghiandaie, che vengono chiamate anche cornacchie arboricole, poiché la loro vita si svolge in prevalenza tra le foreste, dove volteggiano con ammirabile agilità, e al contrario non amano sorvolare i tratti liberi. Sono lunghe più di 34 cm, con il becco grande e conico e la testa squadrata con a capo una cresta di piume rettili, striate di bianco e nero che si innalzano quando la ghiandaia si mostra interessata per qualcosa. Il piumaggio è beige, con sfumature rosate e dettagli neri. Il groppone è bianco, mentre la coda è nera con la parte sottostante grigia, mentre le piume delle ali hanno delle strisce azzurro acceso contornate. Esse vivono nell'Africa settentrionale e nell'Eurasia e sono migratrici soltanto quelle che vivono più a nord. In Italia sono stanziali e ampiamente distribuite e vivono soprattutto nelle aree di alta collina molto ricche di boschi. Nidificano sui rami degli alberi molto vicino al tronco e a non più di 2 metri di altezza. Il nido è a forma di coppa appiattita e le loro uova sono grigiastre con rade picchiettature. In primavera, quando deve nutrire anche la prole, la ghiandaia persegue un'alimentazione più consistente e prettamente carnivora. Anche se dal suo nome intuiamo che ama cibarsi anche di ghiande e noci, e visto che si impegna molto nel conservare le sue provviste in buche nel terreno, svolge un importante ruolo nella propagazione degli alberi quando questi semi non vengono poi ripescati. Non è molto gregaria, infatti sta al massimo in piccoli gruppi, tenendosi comunque nei suoi spazi, e i membri della coppia collaborano in tutto, anche nel darsi il cambio durante la cova, e il maschio corteggia la femmina con canti sgraziati e offerte di cibo. Inoltre sanno anch'esse riprodurre i suoni dell'ambiente circostante, imitando ad esempio i loro predatori, come nel caso di questa ghiandaia che sta imitando un gatto. Invece la nocciolaia ha un piumaggio color cioccolato, ricco di macchie bianche tondeggianti. È lunga 32 cm con un'apertura alare di 52-58 cm e le sue ali sono nerastre, arrotondate e con le estremità digitate, mentre il sottocoda nonché il suo apice sono bianchi. Invece il becco è nerastro, lungo, robusto e a forma di pugnale, con disegni bianchi alla sua base. Il suo habitat ideale è rappresentato dalle foreste di conifere, dove nidifica tra i folti pini, e rispetto alla ghiandaia si muove sul terreno con molta maggiore abilità. Inoltre si arrampica di ramo in ramo sfruttando per appoggiarsi la sua coda, che è molto corta. Essendo specializzata nei frutti degli alberi, quali nocciole e pinoli, si presenta dove questi iniziano a maturare, ma mangia anche lei vermi, insetti, lumache, uova di altri nidi e piccoli vertebrati.
Vive in coppia o in piccoli gruppetti familiari formati dai genitori e i giovani della covata precedente non ancora maturi ed è abbastanza silenziosa, fatta eccezione per il periodo riproduttivo, quando emette diversi tipi di richiami. Essa è molto abile anche nel tenere fermo il cibo con le zampe, mentre cerca di scalfirlo, e si aiuta anche con la sua muscolosa lingua bifida. Possiede pure una tasca sublinguale dove nascondere il cibo da consumare dopo o portare nel nascondiglio delle scorte per l'inverno, che di solito è nel terreno, e anche se poi c'è la neve sopra, riesce ugualmente a ritrovarlo. Grazie all'apporto nutritivo di questi semi, inizia la stagione riproduttiva già da metà marzo, primi di aprile, deponendo 3-4 uova, e costruisce il suo nido ogni anno nello stesso posto, orientandolo verso sud. È stazionaria e in Italia è presente principalmente sulle Alpi e sull'Appennino. Grazie per aver seguito fino alla fine. Vi ricordo di non perdere il video di guida scientifica per autostoppisti, mentre noi ci ritroviamo come sempre qui con un nuovo appuntamento per conoscere gli animali. Vi mando un saluto e a presto!